La razza umana non esiste e per comprendere la natura di questa affermazione dobbiamo parlare innanzitutto del termine razza, del termine etnia, del termine popolo. Dobbiamo analizzare i primi studi sulle cosiddette razze umane e per comprendere che la razza umana appunto non esiste, il razzismo sì. Qual è l'obiettivo di questa disamina? Attraverso determinate teorie scientifiche di riferimento dobbiamo eliminare dal nostro linguaggio il concetto di razza. Tutto questo è importante per comprendere che il termine razza non ha un fondamento scientifico. Da dove nasce questo termine? Molto probabilmente il termine nasce dal vocabolo francese haraz, ossia allevamento di cavalli, deposito di stalloni, da cui è derivato il modo di dire italiano cavallo di razza. Lo stesso concetto di razze umane ha radici molto lontane nel tempo. Nel Medioevo esisteva una discriminazione sì verso altri popoli o verso determinate categorie di persone, ma si trattava per lo più di motivi religiosi o politici. La suddivisione dell'umanità in razze è arrivata con l'espansione coloniale. I popoli erano spesso considerati privi di ragione, sentimento e moralità e per questo era considerato normale o addirittura giusto sottometterli quando non venivano sterminati. Dopo aver dato quindi una definizione al termine razza, passiamo al termine etnia. Deriva dal greco ethnos, che vuol dire popolo, nazione, ossia una comunità caratterizzata da omogeneità di lingua, cultura, tradizioni e memorie storiche, stanziata tradizionalmente su un determinato territorio. Dobbiamo però chiarire che in etnologia ed antropologia per etnia si intende un raggruppamento umano determinato in base a criteri di classificazione che possono essere di tipo molto diverso, da quelli linguistici a quelli culturali e addirittura a tratti fisici. Le identità di gruppo ed etniche sono continuamente manipolate da chi ha potere, da chi lo subisce, da chi lo vuole ottenere, quindi possiamo ben dire che i gruppi etnici, così come l'etnicità, sono costruzioni tanto esterne quanto interne. L'antropologo Ugo Fabietti, quindi, definisce le definizioni di etnie delle realtà immaginate, dei costrutti umani. L'identità etnica è percepita da coloro che vi si riconoscono come un dato assolutamente concreto, tanto da essere impiegato per promuovere le guerre in alcuni casi. Dopo aver analizzato il concetto di razza, il concetto di etnia, passiamo al concetto di popolo. Abbiamo 3 chiavi di lettura per questa parola: chiave di lettura giuridica, chiave di lettura sociologica e chiave di lettura cosiddetta volgare. In termini giuridici possiamo dire che la definizione di popolo è l'insieme di persone fisiche che sono in rapporto di cittadinanza con uno Stato, tali da essere titolari della sovranità che il più delle volte non viene esercitata in maniera diretta, ma delegata a uno o più rappresentanti. In termini sociologici, invece, possiamo dire che il popolo è un complesso di persone accomunate da lingua, origini, tradizioni, credenze comuni. Esempio, il popolo ebreo, il popolo musulmano, il popolo di Dio, il popolo cristiano. In termini volgari, la parola popolo ha un'altra, ulteriore chiave di lettura, ossia l'insieme delle classi sociali più modeste per condizioni economiche e civili, per esempio una donna del popolo, gli interessi del popolo, eccetera. Dopo aver chiarito le definizioni delle parole chiave razza, etnia e popolo, vediamo i primi studi sulle cosiddette razze umane. Nel 1953 viene scoperta per la prima volta la struttura del DNA e il suo meccanismo di replicazione. Inizialmente si pensava che le differenze fenotipiche, ossia quelle delle caratteristiche manifeste dell'uomo, fossero conseguenza diretta di geni diversi del DNA. In pratica si pensava che essere bianchi, essere neri o avere un altro colore fosse conseguenza diretta di differenze marcate del DNA.
All'inizio degli anni 70, quindi, alcuni genetisti decisero di studiare il DNA di 7 cosiddette razze umane: i caucasici, gli africani subsahariani, i mongolidi, le popolazioni del sud-est asiatico, gli aborigeni australiani, le popolazioni dell'Oceania, i nativi delle Americhe. Il risultato di questi studi fu il nulla assoluto, ossia non esistono differenze marcate nel DNA di queste cosiddette razze umane. Quindi possiamo ben dire che il concetto di differenti razze non esiste. Inoltre, possiamo ben dire che in un certo senso siamo tutti parenti. E questo ce lo spiega la statistica. Ognuno di noi, 250 anni fa, aveva 1024 antenati. Ciascuno di quei nostri antenati, a sua volta, 250 anni prima, aveva a sua volta altri 1024 antenati. Quindi, 500 anni fa, in totale, ciascuno di noi aveva 1.048.576 antenati. Se consideriamo che durante il XVI secolo la popolazione umana si attestava sui 500 milioni di abitanti e oggi prendiamo 3 persone a caso nel mondo, possiamo ben dire che 3000 anni fa avevamo almeno un antenato in comune. Di conseguenza possiamo affermare che in un certo senso siamo un po' tutti parenti. Di tutti gli studi scientifici sulle razze umane, Albert Einstein credo che abbia centrato l'obiettivo dicendo che io appartengo all'unica razza che conosco, ossia quella umana. Quindi, quando si parla di questioni migratorie, possiamo affermare che ci sono delle terminologie che sono utilizzate, che vengono utilizzate impropriamente, ossia la razza. Le razze umane non esistono. Le etnie è un costrutto sociale. La parola popolo ha diversi significati dal punto di vista giuridico, sociologico e volgare. Quindi, se andiamo indietro nel tempo, alla fine vediamo anche che abbiamo origini comuni.